Bentornati sul mio canale ragazzi, oggi il video numero 9 di questa serie, o come li chiamate voi, queste puntate, questi documentari, fate vobis, sarà molto importante. Ho comprato un altro regolatore dell'iPever, sarà l'oggetto del video. Qui andremo a fare la descrizione totale delle configurazioni dell'iPever. Quindi andremo a vedere come si configura. Le varianti sono tante perché dipenderanno da potenza dei pannelli, capacità delle batterie, potenza dell'inverter, rispetto ovviamente a questo impianto, perché ricordate che ogni impianto ha le sue configurazioni, come ho detto prima, che variano in funzione dei vari elementi che lo compongono. Ora, come vedete ho comprato anche un altro bestione arancione, 12 volt, 3 kW, molto potente, lo conoscete. Questo più questo lo menzionerò nel video perché sarà oggetto di altri video importanti, faranno parte di un nuovo progetto. Ora, come avete notato dall'audio, mi sono comprato anche un microfono, perché voi amici del canale, stanchi magari di sentirmi un po' così in media qualità, avete detto: Gianni, compratelo, se no te lo regalo. Bene, me lo sono comprato, un microfono di qualità, la telecamera è già di qualità. Sono un amante della tecnologia quanto più sobria e minimalista, però ovviamente per questioni tecniche ho dovuto mettere questo microfono, però si rende necessario, obbligatorio, e del resto ce l'hanno tutti gli youtuber, che devo fare. Detto questo, spero che vi soddisfi adesso la qualità, per poterlo sentire meglio, per poter ascoltare meglio quelli che sono i consigli tecnici piuttosto che tutte le varie configurazioni, eccetera. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, un secondo di immagine e sono subito da voi per descrivere totalmente la configurazione di questo iPever e prima di questo tutte le novità che voglio presentare sul canale. Fra un secondo. La prima novità ragazzi riguarda il fatto che questa serie 48 volt 6 kW non finirà al numero 10, perché ci sono tante cose da spiegare ancora, da aggiungere affinché diventi veramente una serie completa. Quindi ci sarà il video numero 11, 12 e vedremo. In questa serie cosa aggiungeremo? Aggiungeremo la descrizione totale del BMS, non solo del regolatore di carica. Aggiungeremo anche la compressione delle batterie, perché ho visto attraverso i vostri messaggi che alcuni hanno alcune difficoltà, e a tal proposito vi voglio consigliare questo. Adesso che vi sono arrivate le batterie, potete già connetterle tutte in serie come se fossero definitive, formate il pacco da 48 volt, dopodiché le comprimete e attaccate tutti i busbar, perché quella che sarà la top balancing, cioè la compressione delle batterie e raggiungere il bilanciamento, quello iniziale che consiglio sul canale, che deve portare tutte le batterie allo stesso stato, cioè a 3.60 volt, la faremo una volta che le batterie sono montate. Lo vedrete descritto nel video numero 11. Quindi fate lavorare il vostro impianto, perché come tutti sanno, l'ho spiegato nei primi video, la compressione e il bilanciamento non sono obbligatori, sono migliorativi, sono importanti sotto il profilo della pignoleria, è una cosa che va fatta dal mio punto di vista, ma non è vitale. Quindi montate l'impianto, il mio sta andando da 2 mesi, non ho ancora fatto il bilanciamento della la prima equalizzazione a 360, chiamiamola così. La farò dopo attraverso un video specifico che vi farà vedere bene come va fatta, perché va fatta, anche lì entreremo nei dettagli. Ragazzi, progressivamente stiamo veramente spiegando tutto ciò che è l'infinito scibile della conoscenza riguardo all'energia alternativa. Un'altra novità importante: questi due componenti li ho presi non per investire, anche se oggi investire in questo è possibile in quanto c'è una carenza di materiali, ma li ho presi perché faranno parte di una nuova serie di video che sarà dedicata a un impianto per coloro che, e mi hanno scritto in molti sul canale ma non voglio anticiparvi nulla, vogliono fare un impianto economico, potente, e vi darò tutti i risultati di come fare un impianto che possa alimentare casa vostra senza spendere grandi soldi. Questo sarà un video, una serie molto interessante. Bene, ci sarà anche un video specifico che voglio fare sul moto perpetuo, e non voglio anticiparvi nulla perché, come avete visto, circolano un sacco di video che parlano di motori che roteano, girano e generano corrente gratuita per tutti. Vedremo dei dettagli importanti per evitare che molti del canale possano essere convinti ad acquistare cose irrealizzabili.
Insomma, ci sono tante novità che andranno in onda una dopo l'altra su questo canale. Iscrivetevi e passiamo adesso al momento clou di questo video numero 9, ovvero la regolazione al 100% e tutte le caratteristiche per l'impianto che state seguendo, il 48 volt 6 kW. Cominciamo subito col dire e rispondere ai vari messaggi e commenti che scrivete sul canale. Io posso attaccare delle stringhe come quelle di questo video che sono posizionate attaccate al muro e per terra e poi saranno anche appoggiate al muro, quindi una configurazione di visione del sole, cioè di presa del sole leggermente diversa. Ebbene, rispondo subito a questa domanda con le prove effettuate. Allora, l'importante è utilizzare gli stessi pannelli, fare le stesse stringhe. Nel mio caso, se ho a questo punto, come avete visto, le 4 stringhe da 3 pannelli, quindi 12 pannelli, connessi poi tutti in parallelo, ebbene una stringa da 6 in un modo, una stringa da 6 in un altro, una stringa da 6 in un altro, ma tutte rivolte a sud, quindi va bene. E se ho una stringa leggermente a est piuttosto che tutte a sud, va bene lo stesso, perché quando i pannelli prendono la luce del sole, subito la tensione si va a stabilizzare. Quello che cambierà è la corrente, ma le stringhe sono identiche. Ebbene, la tensione viene rispettata, l'MPPT vede che c'è una normalità e poi le varie correnti vengono da lui gestite e sommate. Quindi la cosa importante è stessi pannelli, stesse configurazioni delle stringhe, posizionamento anche leggermente diverso. Chiaramente non vogliamo mettere un pannello a nord che non produce nulla e uno a sud, perché anche la tensione all'opposto andrà a modificarsi. Quindi per pannelli che sono esposti a sud, sud-ovest, sud-est, una stringa sud-est, una stringa sud-ovest, va bene anche la connessione allo stesso EPEVER, ovvero lo stesso regolatore di carica MPPT, perché è una gestione completamente diversa del regolatore di carica PWM. A questo punto abbiamo agevolato anche l'impianto, perché l'importante è fare stringhe con pannelli identici e stringhe con la stessa somma di pannelli, quindi le tensioni vengono rispettate, anche le potenze, ma poi a seconda del sole varieranno le potenze, varieranno anche gli ampere e quindi la gestione dell'MPPT sarà possibile. Non è possibile, o meglio non è conveniente, fare invece stringhe diverse, pannelli diversi, dove andiamo a portare tutto al minimo, al pannello più basso. Quindi il pannello che produrrà un'energia inferiore sarà quello che guiderà tutti gli altri, che si adegueranno a questo. Ricordate la formula: pannelli in parallelo, stessa tensione dei pannelli, pannelli in serie, stessi ampere. Quindi questo è importante quando fate le stringhe. Comunque lo sapete, a volte capita, ho dei pannelli usati, me ne hanno regalato uno, posso mettere questo 330 volt insieme ai 285 o ai 250? Ebbene, tutto è possibile, ma quello che invece è la coscienza matematica dell'impianto è completamente diverso. Non vogliamo fare impianti a caso, anche perché avete visto già sul canale che ci sono persone che fanno addirittura video, non solo utilizzatori, ma anche che realizzano video sulla possibilità di connettere batterie LiFePO4 con le piombo o batterie LiFePO4 di capacità diverse. Ci sarà un video specifico a breve dove spiegherò perché non va fatto questo nella maniera più assoluta. Andiamo avanti, perché ragazzi avete visto che le informazioni sono veramente tantissime e non finiscono mai, nonostante io abbia la lista dei video andiamo sempre avanti. Quindi questo è il primo aspetto di questa configurazione, ovvero stringhe identiche, pannelli uguali, esposizione al sole, anche se è leggermente diversa o diversa, va bene lo stesso. Chiaramente quando abbiamo stessi pannelli, stesse stringhe, tutto a sud o tutto a sud-ovest, tutto a sud-est, alla stessa maniera abbiamo stra-ottimizzato. Andiamo avanti. Bene, vi sono diversi modi per configurare questo regolatore di carica. Fondamentalmente noi ne vogliamo considerare 4, che sono già tanti. Uno è il modo diretto, cioè andremo ad operare direttamente, adesso andremo in laboratorio, su questi tasti, che sarà un'operazione diretta che potrà darci la possibilità di utilizzare questo per batterie al piombo, batterie AGM, batterie gel e per le LiFePO4, anche se non c'è direttamente la configurazione LiFePO4. Quindi come faremo? Passiamo subito a questo modo, andiamo in laboratorio e poi analizziamo anche gli altri 3, perché sono 2 abbastanza simili più il quarto.
Ebbene ragazzi, la prima configurazione riguarda proprio la diretta con i tastini. Noi qui abbiamo la possibilità di vedere un eventuale leggero carico attaccato, poi abbiamo questi due parametri per il settaggio, abbiamo questo che identifica la tensione che abbiamo adesso sui pannelli, 87 volt, e abbiamo 8.3 A di produzione. Sceso a 5,9 perché è un clima oscillante, ci sono molte nuvole che passano, oggi è veramente nuvoloso, comunque stiamo producendo intorno ai 500 watt. Quando arriviamo nelle varie funzioni abbiamo a un certo punto anche questa che riguarda la batteria. Qui terremo premuto il tasto numero 2 e andremo nella scelta della batteria, user, che è quella che ho impostato io, poi sealed sarebbe sigillate, sarebbe piombo, questa è a gel e abbiamo queste flooded è acido libero, diciamo quelle classiche con i tappi dove si fa il rabocco dell'acqua distillata. Io ho scelto user perché ho configurato in un'altra maniera, ma se temporaneamente volete utilizzare il vostro regolatore di carica dovete, per quanto riguarda le litio, mettere gel. In questo modo avremo la possibilità di configurare le PEVER per le batterie al litio e vi spiego in ufficio come mai. Ora ragazzi, questa configurazione, la più semplice, cioè attraverso i tastini, ci dà possibilità di utilizzare le PEVER. Avete visto che c'è la Flooded FLD, sarebbe piombo acido libero, poi c'è la SEL, la Sealed, cioè piombo sigillate, tipo le AGM. Poi avete visto la gel. Ora, se impostiamo gel, possiamo utilizzarlo per le litio. Perché? Perché questa impostazione per le gel prevede la carica a 56.8 volt, che diviso 16 celle fa esattamente 3,55 a cella. Ora, è tanto se vogliamo far durare le batterie 20 anni e più, però è giusta in quanto quando abbiamo sole e cominciamo a caricare e arriviamo lì, dopo breve tempo questo 3,55 scenderà subito al mantenimento perché le gel funzionano così e non farà l'equalizzazione perché con le gel è impostato qualsiasi, deve essere impostato senza equalizzazione quella in sovraccarica perché nelle litio non va fatta l'equalizzazione. Quindi avremo un'impostazione a 3,55 per cella, che sembra alto, ma quando lui ci arriva carica bene, spinge, ma poi scende al mantenimento e vedremo che non è arrivata a 3,55 perché non ha fatto l'assorbimento, l'absorption. Quindi è una condizione di poche impostazioni, cioè niente. Noi andiamo a mettere gel, abbiamo la certezza che non si brucerà nulla, che tutto andrà bene e l'impianto funzionerà bene, non sarà fatta l'equalizzazione e quindi senza troppi accrocchi o settaggi possiamo già cominciare a utilizzarlo così. E io lo sto utilizzando così da 2 mesi, finché poi settimana scorsa ho comprato un altro apparecchietto e andiamo a vedere questa configurazione con questo apparecchietto che si chiama iBox Wi-Fi. Eccoci qua nel secondo tipo di configurazione, l'avete visto, questo apparecchietto sulla sinistra è praticamente un dispositivo Wi-Fi locale, non è un dispositivo Wi-Fi router, cioè non lo vedete dalla rete ovunque voi siate, ma solo in una rete locale, quindi ovviamente vicino all'apparato, intorno ai 5 metri, 7 metri se avete muri e potete arrivare anche fino a 50-60 metri se avete uno spazio libero. Questo apparecchietto io l'ho attaccato con un biadesivo al muro, come vedete ha un'uscita di un cavo che va esattamente a connettersi all'interno delle PEVER. Quindi la connessione con le PEVER è attraverso il cavo e lui comunicherà con l'app del vostro telefonino direttamente attraverso questo segnale Wi-Fi. Ora, con questo dispositivo blu piccolino, iBox si chiama, abbiamo migliorato le condizioni di settaggio. Nello specifico questo è iBox Wi-Fi, non significa Wi-Fi fuori dalla rete di casa, significa Wi-Fi locale. Quindi io mi connetto a lui con una rete Wi-Fi e posso impostare molti parametri.
L'altro simile, che è il livello di regolazione delle Epever numero 3, è lo stesso iBox, però è Bluetooth. Quindi attraverso questo BLE, come si chiama, andiamo a configurare la stessa cosa. Quindi scegliamo il Bluetooth, scegliamo il Wi-Fi. Io ho scelto il Wi-Fi sperando che arrivasse a lontananze superiori, invece no. Se siamo attraverso i muri 5-6 metri, se siamo invece con il nostro impianto su una parete e dietro c'è nulla, allora arriviamo anche a 15-20 metri, ma è comunque relativo. Sarebbe stato molto più utile fare un Wi-Fi router, cioè che si connetteva alla rete di casa, ma questa è una cosa che andremo sicuramente a fare attraverso quello che sarà poi i video che vi dicevo, dove andremo a leggere le Epever direttamente dal nostro telefonino ovunque noi siamo. Questa è la meta finale alla quale vogliamo arrivare. Ora vediamo nei dettagli tutte le configurazioni che ci sono in questo dispositivo blu, che sia il Bluetooth o che sia il Wi-Fi. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Vi dico che all'inizio non è stato facile capirlo, poi fortunatamente la stessa Epever ha fatto un aggiornamento l'altro ieri e siamo riusciti a vedere le cose in maniera più chiara. Quindi sono andato nei settaggi, ho impostato un po' il tutto e adesso lo vediamo direttamente a PC in modo da capire come va settato il regolatore di carica, sempre in funzione a potenza delle batterie, potenza dei pannelli, perché ci sono durante il suo funzionamento degli innalzamenti e degli abbassamenti che sono significativi. Ebbene, una volta che ci troviamo all'interno dello store, che sia della Apple o Android, andremo a installare questo software. Ce ne sono due sempre delle Epever. Io ho preferito installare questo che dà molti più dettagli e molti più settaggi. A questo punto questo software nello specifico avrà tante finestre che adesso vedremo nei dettagli e questo si chiama Epever Pair. Praticamente è quello che serve a supervisionare tutto. Nei video successivi ci saranno anche queste finestre che andremo a utilizzare quando riusciremo a configurarlo nella versione Wi-Fi router, cioè ovunque ci troviamo nel mondo andremo a controllare la produzione del nostro impianto. Una volta installato, vediamo le finestre nei dettagli. Le configurazioni di questo strumento saranno molte in futuro. Questa è quella che andremo a utilizzare, che è quella che funziona nel local, cioè sulla nostra rete locale. Non andremo a utilizzare per adesso questa, né questa, né questa. Quindi entriamo in questa qua, che è la Wi-Fi local, dove andiamo direttamente nel cosiddetto peer-to-peer con una comunicazione diretta con il nostro device, cioè con il nostro Wi-Fi, che sarebbe l'apparecchietto blu che avete visto, ovvero l'iBox Wi-Fi. Ed eccoci qua direttamente in uno screenshot che ho fatto del mio Tracer 6415AN, ovvero il mio MPPT che fa 60 ampere, quindi ci sarebbe 150 volt di tensione massima. Allora, a questo punto avremo da questa videata una serie di cose che comprendiamo chiaramente. La prima è questa, guardate, a parte la data e tutto il resto, abbiamo una produzione dai pannelli di 86 volt, cioè la stringa che era di 3 pannelli, tutte le stringhe di 3 pannelli da 108 volt massimi, l'MPPT le ha bilanciate per modificare tensione su ampere e ha portato la tensione a 86 volt e gli ampere a 17,35. Quindi in batteria entravano 54,40 e la tensione per i 26 ampere, e quindi questo è quello che entrava in batteria. Se andiamo a vederlo direttamente già moltiplicato, vediamo che la parte fotovoltaica produceva i volt per la corrente che abbiamo visto, cioè 1500 watt quasi, e nella batteria avevamo tensione e corrente 54,40 è la batteria e 26 ampere erano quelli che entravano. Nel device ci dà anche la temperatura del regolatore di carica, quindi è 22,84 gradi, e guardate, 22 gradi di temperatura con 1500 watt veramente vuol dire freddo, vuol dire che non si è scaldato per niente. Tenete presente che questo Epever riesce a gestire 3 kW. Passiamo alla seconda videata, quella che riusciamo a vedere in diretta, cioè questa è la produzione che abbiamo
nella giornata, vedete, daily charge, cioè durante la giornata, questa è la produzione. Qui c'è 1,8, ma in realtà non è questo perché siamo già alle 5 di pomeriggio, quindi siamo già in chiusura, vedete, 5 e mezza, ma perché io ho voluto resettare tutto e quindi è ripartita da capo. Quello che interessa a noi è che questo mese, siamo ad aprile e siamo al 2 aprile, abbiamo 19 kWh prodotti, quindi ieri era nuvoloso e oggi ho prodotto la differenza, quindi io resto su una media col mio impianto oggi, che è il 2 aprile, di circa 16 kWh prodotti nella giornata totalmente. Quest'anno, cioè da quando ho installato l'impianto, ho prodotto 437 kWh totali e parliamo di 2 mesi di produzione, quindi molto molto interessante. Passiamo alla videata successiva, dove vediamo la possibilità di settare diverse cose. La prima è la batteria, cioè col battery setting andiamo a impostare tutto quello che è il parametro che interessa a noi, la calibrazione del time tra telefonino e lo strumento, cioè il regolatore di carica, e poi le statistiche che sono quelle che abbiamo appena visto, e nonché questo, che è la possibilità di memorizzare la nostra configurazione in modo da tirarla fuori, quindi salvarla e nel contempo anche utilizzarla nel momento in cui vogliamo ripristinare una vecchia configurazione. Sono tutte salvabili. Molto molto interessante e molto versatile. Andiamo adesso a questa che è la finestra che più ci interessa, cioè la configurazione totale del nostro ePever. Nella configurazione avanzata vediamo che chiaramente qui è tutto soggettivo, nel senso che questo è quello che ho configurato io, ma voi potete assolutamente configurare come meglio volete. Allora, qui ho messo la over voltage disconnect voltage, che è 58 volt, cioè la soglia limite. La soglia limite di carica è 57. Quando si riconnette, una volta che ha raggiunto la soglia limite, io lo faccio riconnettere a 52. L'equalizzazione bisogna per forza metterla, se no io avrei messo 0, ma non accetta niente, quindi la vuole uguale al boost, quindi l'ho messa insieme a 55. Quindi la carica avverrà con questa funzione avanzata a 55 volt e invece il flottaggio a 54 volt. Sono stato un po' sotto, vedete, tra 55 e 54, di poco, perché in realtà quando è arrivato al boost e ci è arrivato rapidamente solo per tensione, voglio dargli una leggera carica. Però ricordate che l'Elif-Epo 4 sarebbe meglio non fare mai l'assorbimento. Poi quando io ho fatto il boost, che ci sono arrivato e vado al flottaggio, quindi da questo passaggio passo a questo punto io non faccio più il boost, ma quando lo rifaccio, quando la batteria scende a un certo livello che io ho impostato 52 volt. Le altre configurazioni sono tutte di allarme, cioè staccati, riconnettiti a secondo delle tensioni basse, e questa è la configurazione che ho fatto io, ve la faccio vedere anche nella seconda pagina perché non ci stava tutto, cioè le ultime due, quelle del limite di scarico, ho fatto 45, low voltage disconnect ho fatto 45, il warning, cioè avvisami, a 48, 48,8 un altro allarme, 49 e quando era sceso troppo e poi si riconnette a 49, a 52 se scende riparte il boost, perché? Perché significa che è finita la giornata, e se scende lì è perché ha già passato tutta una notte. Quindi i parametri che io reputo veramente fondamentali sono boost 55, qui scegliete voi la soglia massima a cui portare la batteria, e questa è invece la soglia di mantenimento. Qui non c'è assolutamente l'assorbimento, quindi arriviamo a 55 volt e scendiamo a 54 volt. Continuerà così, riducendo ovviamente tutte le tensioni, tutte le correnti, affinché possa mantenere a questo livello la batteria. Appena vi connettete, questa è la prima finestra che trovate e vedete che c'è gel 12 volt. Qui dovete andare a cambiare e mettere user 48 volt. Però se volete restare sulle gel, vedete che l'impostazione diventa questa: gel 48 volt, mettete gli ampere della batteria 280 ampere per 48 volt e poi dovete azzerare
questo, la temperatura di compensazione, perché questa si usa millivolt a secondo dei gradi per ogni cella sulle piombo. Qui in automatico vi mette 3, dovete andare a posizionare 0 schiacciando il meno. Poi equilibrium duration, così come la chiamano loro, 0. Invece il boost vi dà minimo 10, io l'ho messo a 30 minuti giusto per fare delle prove. Questo praticamente quando la batteria arriva al massimo, alla massima tensione che abbiamo programmato, lei sta lì per quanto volete voi, minimo 10 minuti, però io ho messo 30 minuti, potevo fare anche 10 minuti. Abbiamo visto quindi il settaggio attraverso i tastini, abbiamo visto quello col wifi che è simile a quello del Bluetooth e siamo al livello numero 4, quello del computer. Quindi con un cavo computer, nel caso specifico il 485, andiamo a settare tutto a computer. Perché questa del computer è la configurazione migliore? Perché riusciamo a vedere su una finestra grande, che non è un'app da telefonino, riusciamo a vedere tutte le impostazioni e poi anche tutti i grafici di produzione solare, giornaliera, mensile, annuale, le statistiche, vediamo se c'è stata un'anomalia, un malfunzionamento. Quindi quello del computer è molto gradevole, molto impostato bene, però qual è la problematica? Che dovremmo avere sul posto un PC fisso da accendere ogni volta che vogliamo andare a vedere. Teniamo presente una cosa importante: quando lui funziona non c'è bisogno che siano connessi questi dispositivi, perché il magazzino della memoria è esattamente l'e-Power, quindi è sempre tutto qua. Il momento in cui andiamo a connettere con i cavi, che sia il 485 o che sia il wifi come avete visto, lui pesca, il dispositivo pesca dall'e-Power tutti i dati e quindi vediamo sul computer quello che c'era memorizzato qua. Quindi questa è una cosa positiva, possiamo ogni tanto andare ad attaccare il computer e vedere quello che succede. Dal computer ci sono le maggiori impostazioni, quindi se volete dettagli, se volete impostazioni, lo potete fare sul computer. Ora, io non l'ho attaccato al computer perché ho tanti video da realizzare, quindi ho fatto prima le prove con i tastini, poi ho provato col Bluetooth, poi ho provato adesso ed è attaccato con il Wi-Fi, nell'impostazione che dovete mettere su Wi-Fi, che comunica con questo e gli dà l'impostazione user, che è la quarta impostazione, cioè su user sarebbe user, noi andiamo a mettere tutto quello che vogliamo. Sul computer è completa e lo vedremo in uno di questi video avanzati che ci saranno dopo il numero 10, con tutti ancora chicche, dettagli e particolarità che sono poi importantissime per andare a fare una configurazione sobria, pochi cavi, poche cose, ma molto funzionale, molto, diciamo, ottimizzata finché renda il meglio. Questo è il senso delle cose. Vi spiego ora una cosa molto importante che scoprireste da soli e magari non sapreste neanche darvi una risposta. Quando vi ho parlato dell'impostazione da tastini, lo mettiamo gel, carichiamo le celle a 3,55, in realtà questo non avviene. Perché? Perché tra la batteria, l'inverter e il regolatore di carica, se voi andate a vedere le tensioni che questi tre apparecchi misurano attraverso lo shunt sulla batteria, attraverso il display dell'inverter e attraverso il regolatore di carica, le tensioni sono diverse. Perché? Perché la misurazione di questi apparecchi, come ben sapete, in tutti gli apparecchi è soggetta a cavi, lunghezza cavi, dimensioni, distanze, eccetera. Cosa si vede di solito? La batteria ha una differenza rispetto al regolatore di carica di circa 0,8, 0,5, 1 volt. Significa che quando questo pensa di aver portato le celle gel a 3,55, in realtà sulla batteria c'è scritto, sullo shunt, 3,45, 3,47, 3,49, 3,42, a secondo di cavi, distanze e dimensioni. Ecco perché l'impostazione gel è salvifica, perché non va a portare le celle realmente a 3,55, ma ce le mantiene a 3,45, che è il nostro punto ideale. Quindi se non volete comprare wifi, eccetera, le mantenete così, va bene. Ma qual è una prerogativa? Che quando arriva lentamente a 3,55, allora la differenza di tensione è minore e quindi può arrivare più in alto. Se avete invece un impianto sostanzioso e lui ci arriva velocemente, quindi solo per tensione finta, allora lì avrete una differenza
tra le celle superiori. Quindi se ipotizziamo l'impianto mio da 3, questo qua che state guardando, il 48 volt 6 kW, se avete pannelli per 3 kW, entra qua, quando entrano i 3 kW vedete 1 volt di differenza, quindi ipotizziamo che la batteria si stia caricando, lui segna 3,55 ma in realtà è 3,45, dopodiché lui va in mantenimento e non avete caricato a 3,55. Se invece avete 500 watt, 800 watt, 1 kW di impianto, questo caricherà lentamente per arrivare a 3,55, quindi andrete a buttare dentro più corrente. Questa cosa com'è risolvibile? Non è risolvibile, perché le tensioni oscillano in funzione della potenza che viene messa dentro o della potenza prelevata, e questo è inevitabile. Come facciamo a risolvere parzialmente questa cosa? Andiamo a modificare leggermente le tensioni. Quindi se vogliamo essere certi di avere una certa tensione, eccetera, allora lo faremo con l'apparecchietto Bluetooth, Wi-Fi, l'e-box, oppure da computer. Metteremo una tensione certa, però sappiamo che quando arriverà lì, se ci è arrivato velocemente o lentamente, è comunque diverso. Quindi in questo modo non è un problema, perché una volta con poco sole ci arriviamo lentamente, carichiamo le batterie fino a 3,48, 45, 50, l'altra volta con tanto sole le caricheremo un po' meno perché ci arriva prima. Questo vale anche per l'impostazione computer, perché sennò dovremmo dargli l'assorbimento, ma l'assorbimento non vogliamo darlo alle litio secondo i miei parametri. C'è chi glielo dà anche, voi potete impostare da computer o da wifi che la cella deve essere caricata a 3,45. Quando arrivo lì cosa faccio? Gli dite al computer: stai un'ora, stai mezz'ora, stai 2 ore, stai 3 ore, e lui starà lì con quella tensione buttando dentro energia. Questo riduce la longevità delle batterie, perché sappiamo che più le carichiamo meno dureranno. Ecco perché, lasciando un po' al caso la situazione o gel o impostata computer, ma che lui ci arrivi con il boost, così come viene chiamato, dopodiché torna a mantenimento, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora di assorbimento, stabilite voi, a quel punto non abbiamo mai caricato le batterie, e se una volta le abbiamo caricate al 92-95, 98 e una volta all'80-85, un'altra 75-80, abbiamo in quel range una differenza di 10-20 ampere, che non è significativo su quello che ci serve durante la notte, ma abbiamo dato longevità alle batterie. Questo era quanto volevo dirvi su questo buon prodotto, questo regolatore di carica. Ci sono ricordate diverse taglie, dovete andare a scegliere quello idoneo, come già detto nei video precedenti, in funzione di quantità di pannelli, quindi volt, watt e ampere vanno tutti all'interno del suo range, non solo ampere, non solo volt e non solo watt. I watt si sommano sempre, gli ampere si sommano in parallelo e i volt si sommano in serie. Quindi quando avete le stringhe 30 volt, 30, 30 in serie sono 90 volt. Quando avete le stringhe 30 cavi, 30 cavi, 30 cavi in parallelo, avete 30 volt. E se i pannelli sono 10 ampere, avete 10, 20, 30. I watt si sommano sempre. Questi parametri devono essere all'interno delle PEVER. Alcuni mi chiedono: se compro un PEVER più potente, più grande, meglio, perché lavorerà meno, non consumerà di più, perché lui come consumo intrinseco, il cosiddetto famoso stand-by, eccetera, qui sono milliampere, cioè pochissimo, quindi veramente è un prodotto che non consuma, non è come gli inverter ibridi che invece consumano 90-100 watt in stand-by. Il toroidale che avete visto, il bestione arancione, consuma intorno ai 30-35 watt. C'è una bellissima funzione che vedremo anche nei video successivi, che è la funzione Economy, che salva un po' di energia, va usato in certi momenti, non diciamo in postazione fissa, e fa consumare al toroidale 4 watt. Lo vedremo più avanti, ragazzi. Iscrivetevi al canale, grazie di aver visto anche questo video, ci vediamo al prossimo video. Ciao!